Ciao a tutti, io sono Riccardo e questo è Plus Size, una rubrica oltre la XL. Oggi parliamo di Special, una serie disponibile su Netflix. Special tratta i primi passi importanti che Ryan, un giovane ragazzo gay affetto da paralisi cerebrale, affronta per vivere la sua vita in piena autonomia. Per prima cosa Ryan riesce ad avere uno stage per un sito web chiamato Eggwalk, una sorta di BuzzFeed pieno di contenuti virali, ed è lì che conosce nuovi amici e colleghi grazie ai quali farà tante nuove esperienze. Ci sono infatti un sacco di scene importanti in Special e ovviamente nel parlarvene ci saranno degli spoiler, per cui se non l'avete visto fermatevi qui. È presente ad esempio una delle più sincere rappresentazioni di sesso tra due uomini in una serie, probabilmente l'unica tra un ragazzo diversamente abile e un gigolò. C'è una scena in cui Ryan, che per la sua disabilità utilizza solo scarpe con lo strappo, decide di comprare delle scarpe con i lacci per sentirsi integrato, combattendo con queste fino a decidere di mettere i lacci nei lati e far fronte all'imbarazzo del suo amico che cerca di allacciargliele. C'è una scena in cui Ryan, dopo essere uscito con una persona che considera più disabile di lui, cerca su Google il termine abilismo interiorizzato. E ci sono poi tutte le conversazioni con sua madre, che si muovono tra il supporto amorevole e la forte dipendenza. Per essere una serie compressa in solo 8 episodi da 15 minuti, Special fa sì che ogni momento della storia conti. Questa prima stagione non è infatti solo un'esplorazione diretta e divertente della vita di Ryan, ma crea anche degli spazi per persone con altre identità marginalizzate. In particolare c'è il personaggio di Kim, l'amica e collega di Ryan, che è una donna plus size di colore. Alla sua esperienza non viene dato lo stesso spazio di quello di Ryan. Dopotutto è la sua storia, ma il suo è un ruolo assolutamente positivo, non solo per l'atteggiamento che ha nei confronti di Ryan, ma anche per le parole che utilizza. Ad esempio Ryan decide di fare una festa di benvenuto per celebrare il suo primo appartamento. Le ex amiche del college che invita gli danno buca all'ultimo momento, perciò Ryan chiede all'unica altra amica che ha, Kim, di partecipare. Inizialmente finge che tutto sia stato creato per lei, ma non ci vuole molto prima che Kim se ne accorga. A quel punto Ryan crolla deluso e ammette di sentirsi un fallito. E Kim risponde che anche lei sa che cosa significa sentirsi respinti solo per essere per come si è. Dice: guarda, io amo i vestiti e la vita glam, ma a volte sento che come donna non magra e non bianca devo lavorare il doppio per essere accettata. E questo è estenuante e costoso. Tant'è che Kim gli rivela di essere piena di debiti. Questo è inaspettato per Ryan, visto che sin dal primo incontro con Kim le sembrava una donna che avesse tutto. È una professionista nello scrivere i contenuti virali, i suoi infatti sono i più letti, ha un grande senso della moda ed è sempre a suo agio con se stessa. Ma c'è un motivo. Kim decide di presentarsi in questo modo perché è l'unico modo che ha per imporsi in un mondo che l'ha fatta sempre sentire meno. Ne è un esempio ciò che accade ad una festa in piscina. Kim incontra due ragazze bianche e magre che continuano a seguirla per tutto il giorno e quando finalmente espongono il perché dicono che se qualcuno come lei, cioè grassa e di colore, riesce ad amare il proprio corpo vuol dire che loro non hanno scuse, ignorando il fatto che sottilmente la stanno facendo sentire ancora più invisibile e non capita. Kim e Ryan ovviamente sono due casi completamente differenti, ma entrambi sentono di dover minimizzare o nascondere alcune parti di se stessi per sentirsi integrati. Tutti mettono un filtro valenza sulla propria vita, come dice Kim, ma questo accade ancora di più per coloro che la società ha sempre considerato come gli altri, ossia le persone grasse, le persone di colore, la comunità LGBT o le persone con una diversa abilità. Sicuramente serie come Special possono aiutare a cambiare questo, o al massimo le parole usate possono aiutare queste persone a sentirsi meno sole.